Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dei Mezzi Speciali. Oggi scopriremo come si costruiscono gli amplificatori. E sì, se vi state chiedendo ma perché su automoto.it? Beh, la domanda è legittima. La verità è che il primo che vuole scoprire tutti i segreti di questo processo produttivo sono io, bassista mancato, ma poi ho pensato, di fatto anche loro sono mezzi speciali, solo che invece di spostare le cose o le persone, loro le fanno sognare, vibrare e quindi vivere. I mezzi speciali sfruttano tecnica idraulica, potenza per creare la magia. Qui proveremo a ricreare la stessa alchimia indagando i misteri dell'elettronica, i meandri del suono e l'incanto dell'analogico e del digitale. Ok. Alla fine parleremo sempre di scienza applicata alle cose e di una meravigliosa storia italiana, che poi è quello che ci piace fare di più nei mezzi speciali. E allora incominciamo, che le cose da raccontare alla Mark Bass sono davvero tante. Tutto nasce 26 anni fa a Chieti. Siamo in Abruzzo, qui c'è Marco De Virgilis, l'uomo chiave di questa magnifica storia. Lui ha sviluppato una vera ossessione per il suono e per l'elettronica, un'ossessione così grande che lo porterà addirittura a licenziarsi e a iniziare a costruire amplificatori nel suo garage. Presto verrà seguito da altri 2 ingegneri che si uniranno in questa folle avventura. Tutti e 3 lavoravano, pensate, all'Elasis, il centro ricerche Fiat per il Mezzogiorno. Il mio motto è sempre stato senza soldi sì e senza sogni no. È stata veramente difficile in quanto non ero imprenditore e non vengo da famiglia di imprenditori. Facevo circa 150.000 km l'anno perché praticamente di notte montavo gli amplificatori, poi partivo per tutta Italia e andavo a consegnare. Nel giro di pochi anni la Mark Bass, che prende il nome dal suo fondatore, cresce a dismisura, il numero di collaboratori aumenta, alcuni, pensate, lavorano ancora oggi qui, fin dagli albori. Oggi la Mark Bass, che è un'azienda 100% italiana, costruisce alcuni degli amplificatori per basso più sensazionali del pianeta e li fornisce ad alcuni dei più grandi artisti internazionali come Richard Bona, Marcus Miller e il nostro italianissimo Faso di Elio e le storie tese. Per me la Mark Bass è soprattutto una realtà importante nel mondo, siamo leader mondiali per fortuna e perché ce lo siamo meritati. Qui siamo nel cuore della produzione. Alla Mark Bass lavorano in generale 34 dipendenti che tutti insieme riescono a produrre qualcosa come 3.500 pezzi al mese, numeri da grande industria, anche se in realtà tutto, lo vedete, viene fatto in maniera completamente artigianale. Il bello è che le componenti, sia diciamo meccaniche che elettroniche, vengono fatte, alcune sì, proprio qui in Italia, sfruttando le risorse e le competenze di questo territorio in Abruzzo. Altre invece arrivano dall'Asia. In pratica hanno scelto di sfidare la globalizzazione con la glocalizzazione, quindi sfruttando a pieno quello in cui noi italiani, siamo più bravi, cioè fare le cose bene, localmente. Ma adesso abbiamo l'opportunità esclusiva di seguire l'assemblaggio di una testata, di un amplificatore, in diretta dall'inizio alla fine, grazie a Daniele, uno storico montatore della Mark Bass. La prima cosa da fare è attaccare questa paratia di sicurezza prevista per legge, si chiama Mylar, è un materiale di alta qualità che ha la funzione fondamentale di isolare tutta l'elettronica di potenza dal telaio della testata per motivi di sicurezza. Subito dopo si va a installare il blocco rete, sostanzialmente l'alimentazione del nostro ampi, dove arriverà linfa vitale e quindi elettricità. A questo punto è il momento di fissare la ventola di raffreddamento,
fondamentale per assicurare una stabilità durante il funzionamento e una temperatura di esercizio sempre corretta. Daniele adesso si occupa di montare il rear panel, cioè un pannello che ha tante funzioni integrate insieme. Intanto ha il line out, cioè la linea che poi andrà al mixer, la famosa DAE, cioè il segnale che dall'amplificatore andrà all'impianto, diciamo, del palco. Qui però ci sono anche altre uscite fondamentali, quelle che vanno all'accordatore, non si può mica suonare scordati, e quelle che prevedono eventuali effetti o pedaliere. E qui una componente fondamentale del nostro amplificatore, il power panel, eccolo lì che va al suo posto. Sarà lui che manderà il power, e quindi la potenza, dall'amplificatore alla cassa. Tutto il suono passerà da lì. Sempre per motivi di sicurezza è stata prevista e predisposta una torretta di terra, proprio come nelle nostre abitazioni. Ecco che Daniele colleva il cavo della messa a terra per rendere l'amplificatore assolutamente sicuro e libero da spiacevoli imprevisti. Subito dopo si installa il cavo che va al pulsante di accensione. Qui si monta la parte frontale del telaio. Ecco che la nostra testata inizia ad assumere una fisionomia riconoscibile. E poi si vanno a montare i piedini, che serviranno a rendere stabile la testa una volta che l'andremo ad appoggiare sulla nostra cassa, pronta a suonare a tutto volume. È il momento di dare un cervello alla nostra testata. Qui si va a predisporre il preamplificatore che ha il compito di trattare il suono che arriva dal nostro strumento, dal nostro basso, per equalizzarlo e darlo in pasto poi ai muscoli del nostro amp. Come vedete, il preamplificatore è costituito da elementi chiave della testata. Il jack di ingresso dove arriverà il segnale dello strumento e poi tutti i potenziometri dell'equalizzazione. La Mark Bass non accetta compromessi a livello qualitativo e quindi sfrutta soltanto componenti di altissima qualità. Se non ci credete, vi invito ad aprirle. Queste testate, questi amplificatori, e ficcateci il naso voi dentro per guardare e rendervi conto coi vostri occhi. Se il preamp è il nostro cervello che si occupa di trattare il segnale e di equalizzarlo, poi il controllo è nulla senza potenza e noi la potenza la vogliamo e quindi è il momento di installare il nostro finale, ovvero il nostro amplificatore, che è quello che prenderà il nostro segnale e lo aumenterà di potenza, tanta potenza, visto che questa testata in particolare è in grado di sprigionare 1000 watt, davvero tanti se si parla di amplificatori per basso. Una particolarità, guardate, la Mark Bass è stata la prima a creare amplificatori e testate anche ad alta potenza con dimensioni piccolissime, direi quasi miniaturizzate. Oggi in tanti ci riescono, ma una volta le facevano così, solo loro sono stati dei pionieri. Qui con il nostro finale vediamo tanti elementi chiave che a scatola chiusa sarebbero celati alla vista, ma io nei mezzi speciali ve li svelo. Abbiamo componenti vitali dell'amplificatore di potenza, come i condensatori e poi tanti filtri diversi. Visto che le testate della Mark Bass vengono vendute in 60 paesi del mondo, devono rispettare tantissime normative diverse, sia in termini di sicurezza, sia in termini di interferenze e onde elettromagnetiche che vengono eventualmente mandate in rete e che devono essere stoppate. Ecco a cosa servono i filtri. E poi qui abbiamo questo importante dissipatore di calore, perché quando questa testa mi lavora a 1000 watt, non deve assolutamente surriscaldarsi, deve stare bella fresca. E il momento catartico è questo, quando il cervello viene abbinato ai suoi muscoli, il matrimonio tra il pre e il finale è stato celebrato. E adesso colleghiamo tutto il sistema nervoso della nostra testata. Il cavo del Milan, quello rosso e nero, è quello che porterà la potenza dal finale alla cassa del mio ampli. Il cavo nero invece è quello della ventola. Questo connettore invece metterà in collegamento il pre, l'equalizzatore e quindi il cervello, al finale e quindi all'amplificatore, ai nostri muscoli.
Quest'altro connettore più lungo invece va dal connettore dei pedali dell'effettistica direttamente all'equalizzazione del preamp. Tutti i cavi vengono serrati in modo che siano assolutamente stabili e duraturi nel tempo. Daniele inserisce il bottone di accensione, quello che darà vita al nostro microorganismo. Ma ora è il momento di dare un'identità alla nostra testata e quindi, Daniele, devo usurpare il tuo posto. Sento che è arrivato questo momento perché del resto ho maturato un'esperienza decennale nell'assemblaggio di testate, come sapete, e quindi eccomi pronto. Frontalino della serie Ninja e quindi verde e vado. Ora la testata senza volto, un volto ce l'avrà. Cerchiamo di non fare troppi danni. Avvitatore, ho il senso pratico di un armadillo, ma ci provo lo stesso. Giù tutto, via. Ecco qui, mi sento un montatore di testate nato. Il mio lavoro qui è finito. Ma non hai fatto niente. Vabbè, sì, in effetti è meglio lasciar fare agli specialisti della Mark Base. Mentre torno mestamente al ruolo di narratore, che più mi si confà, Daniele ultima il suo lavoro, predisponendo le manopole dei potenziometri. Ogni testata, prima di essere chiusa e sigillata, deve passare per un rigoroso processo di collaudo. La testata viene prima di tutto accesa e poi le si invia un segnale che simula quello che arriverebbe da uno strumento, da un basso. A questo punto Augusto mette alla prova tutti gli output, tutte le uscite. La luce deve essere sempre verde. Se compare il rosso vuol dire che c'è qualcosa che non va, bisogna andare a intervenire e risolvere la criticità. Considerate che la tolleranza degli errori ammessi è veramente ridotta al minimo. Questo per garantire una standardizzazione del prodotto finale. Ogni testata deve suonare in maniera identica alla sua gemella. Di fatto ogni amplificatore, prima di arrivare al cliente finale, passa per le sapienti mani del collaudatore. In un certo senso è lui che consegna il prodotto all'acquirente. Abbiamo il nostro cervello, abbiamo tanti muscoli, ma è tutto inutile se poi non abbiamo una bocca con cui dare voce a tutta questa potenza. Ecco quindi che diventa indispensabile costruire una magnifica cassa. Questi sono i leggendari coni di colore giallo che hanno reso questi amplificatori celebri e soprattutto riconoscibili in tutto il mondo. Perché sono gialli? Semplicemente perché era il colore preferito del fondatore Marco De Virgilis quando era bambino. Oltre a essere belli e riconoscibili, sono anche particolari, visto che sono stati i primi coni al mondo a sfruttare la tecnologia al neodimio, eccolo qua, al posto della ceramica. Un materiale innovativo all'epoca, tutti davano del pazzo al fondatore della Mark Base. Non ce la farai mai a far uscire un suono decente con quel materiale, devi usare la classica ceramica. Ma lui no, ha la testa dura, non molla e alla fine ce la fa. Risultato, questi coni pesano la metà rispetto a un classico cono che usa la ceramica, e la storia ha dato ragione alla Mark Base, visto che oggi tutti i concorrenti sfruttano il neodimio per fare i coni. Copioni. La Mark Base da sempre si distingue perché costruisce casse più leggere rispetto agli altri, un po' grazie ai coni e al neodimio, un po' anche grazie a una sapiente costruzione che mette soltanto il legno e il materiale corretto al posto giusto, senza sprechi. Un bel regalo per tutti i musicisti che poi devono caricare e scaricare, no? Spesso i loro strumenti da palchi, scale e furgoni. Parlo per esperienza. Potevano sedersi sugli allori e continuare a costruire quello che sanno fare già molto bene da molti anni, e invece hanno detto no, si sono rimessi in discussione e presto arriveranno delle nuove casse, pensate, che rinunciano del tutto al classico legno per sfruttare un nuovo materiale composito che è ancora più leggero. Era un prodotto ultraleggero oltre le aspettative. Già noi abbiamo innovato con il neodimio e le casse tanti anni fa, ma adesso questo prodotto fa sì che pesi la metà
delle casse attuali. La prima cosa da fare è montare la cassetta dei connettori. Qui vedete i due connettori Spicon che servono a collegare la testa alla cassa. Sono di tipo combo. Adesso si va a montare il tweeter, anche lui bello giallone. Eccolo lì. Lo si va a collegare poi attraverso il cavo dell'Inter, così non scontento nessuno. Daniele va ora ad adagiare i coni, o meglio, i woofer. Per fissare le 32 viti dei coni si utilizza una maschera di legno, perché qui non bisogna rischiare in nessun modo di fare danni. Manca solo la griglia di protezione che viene fissata attraverso degli speciali gommini che hanno la funzione di non trasmettere alcun tipo di vibrazione anomala durante il funzionamento. A questo punto Daniele effettua il controllo di fase, cioè si accerta che tutti i coni siano in grado di operare la stessa spinta nella stessa direzione, altrimenti il lavoro di uno andrebbe a vanificare il lavoro dell'altro. Christian si occupa del controllo qualità, quindi se avete qualcosa della Mark Base, è sicuramente passata dalle sue sapienti mani. La cassa è ora pronta a entrare nella cabina di collaudo, dove i nostri amatissimi coni gialli dovranno emettere il primo vagito e dare dimostrazione di essere forti e potenti. Qui regna indiscusso e supremo l'orecchio assoluto di Christian, che va alla ricerca della minima vibrazione anomala, che ovviamente non ci deve essere. Un software riproduce alcune note che vengono inviate alla nostra cassa attraverso un amplificatore della Mark Base. Stava a Sandir. Soltanto i prodotti che superano il controllo qualità possono meritare il sigillo di garanzia finale. Forse non sono in tanti a sapere che l'Abruzzo è la culla delle corde armoniche. Sì, perché in questa regione d'Italia da secoli si producono le corde che poi fanno risuonare i nostri amati strumenti. La Mark Bass recentemente ha acquisito un'azienda storica nella produzione di corde, la Dorazio, e quindi ora producono anche loro. È un microcosmo degli strumenti, si fanno tutto in casa. Ne fanno di tutti i tipi per chitarra classica, elettrica e ovviamente per basso. E pensate, riescono ad arrivare a un ritmo di 13.000 corde al giorno. Tante, soprattutto considerando quante ne rompo io. Un ritmo di queste proporzioni è garantito da queste due bestie blu, che sono delle macchine avvolgitrici. Ogni corda per strumento si struttura attorno ad un'anima che può essere realizzata in diversi materiali e che può avere diverse sezioni. A questo punto entra in gioco la macchina che andrà ad avvolgere a spirale uno o più strati di rivestimento, anche qui con diversi tipi di materiali, a seconda della nota che quella corda dovrà andare a riprodurre. Meraviglioso. E quindi giù tutto. Questo re deve essere plasmato. Dove pigio? Verde. Questo? Via. Signore e signori, il miglior re che abbiate mai visto. Ora però ho la possibilità di portarvi in un dipartimento molto segreto della Mark Base, dove vengono plasmati
Sì, proprio degli strumenti musicali fatti e finiti, dei bassi nuovi, fiammanti, pronti a sprigionare la loro potenza creativa. La Mark Bass affida questa operazione delicatissima a dei veri e propri mastri artigiani, dei liutai che però sono anche dei veri bassisti, a differenza mia. La Mark Bass ha fatto una gamma che si chiama F1, Formula 1, proprio per identificare i suoi migliori bassi, che sfruttano, pensate, legno nobilissimo della Val di Fiemme, lo stesso che usavano i violini utilizzati da Paganini, giusto per darvi un'idea, e si usa questo legno di abete perché è fortemente risonante, quindi fa suonare in maniera deliziosa poi gli strumenti. Alcuni poi possono essere customizzati con legni ancora più pregiati, come per esempio il legno d'ulivo. In questo caso avremo uno strumento perfettamente unico, non ci sarà mai un modello identico all'altro. Non è che avanza qualcosa? Anche tutte le componenti meccaniche sono fatte in Italia, come per esempio i ponti oppure le viti, le manopole. E poi ci sono i dettagli a fare la differenza. Guardate per esempio il vano dove è contenuta l'elettronica dell'equalizzazione, ecco, è interamente rivestito in rame. Questo per garantire una schermatura massima e di alta qualità. Ho l'esclusivissima opportunità di collaudare un basso appena forgiato, non un basso qualunque, questo è il Kimandu foglia d'argento, realizzato appoggiando dei fogli d'argento uno sull'altro, viene fatto a mano da un artigiano abruzzese. Il collaudo di solito per fortuna lo fa Egidio, ma oggi tocca a me. Suonerà bene? Lo scopriamo subito. Il suono c'è, il bassista un po' meno, ma la vera domanda è: adesso che l'ho collaudato io, varrà di più o di meno? Ai posteri l'ardua sentenza. Qui vedete all'opera un enorme stampante per superfici. A cosa serve? A imprimere dei caratteri e dei colori ai frontalini delle testate. Grazie a questa nuova enorme macchina, alla Mark Bass presto saranno pronti a customizzare i vostri amplificatori. Voi uploaderete la vostra grafica, quella che vorrete, e loro ve la riprodurranno sul vostro ampli. Fico! Io ci scriverei mezzi speciali. Una volta che i prodotti sono ultimati, finiscono in scatole e sono pronti alla spedizione. Eccoci nell'enorme magazzino. Qui teste, ampli e casse sono pronti a essere spediti in tutto il mondo e a portare una bella dose massiccia di orgoglio italiano in ogni angolo del pianeta, dagli Stati Uniti all'Australia fino all'isola di Reunion, di fronte al Madagascar. Mi vedo già lì su una spiaggia bianca a suonare un mojito. Non pensavo di vedere con i miei occhi di umano il paradiso, eppure alla fine ce l'ho fatta. Ed è l'outlet della Mark Bass, che è aperto una volta a settimana, e qui si può venire a comprare, potendo, di tutto, a prezzi stracciati, strumentazione ancora calda, appena fatta, un sogno. Ma la Mark Bass non può essere ridotta semplicemente a una fabbrica di amplificatori. Questo luogo è molto di più, un tempio sacro per tutti gli amanti della musica. Io per esempio adesso mi trovo in quella che loro chiamano l'Agorà. Qui i musicisti vengono invitati a mettere alla prova le ultime realizzazioni di questa fabbrica gialla e vengono organizzati anche veri e propri concerti aperti al pubblico. Ma la Mark Bass è anche un'azienda smart da prima che andasse di moda con Google.
Visto che qui da sempre, per esempio, non ci sono orari fissi prestabiliti per i dipendenti, contano più gli obiettivi che il timbro sul cartellino. E poi internamente ci sono strutture super interessanti come un bar, la palestra, addirittura una saletta relax con tanto di sauna, idromassaggio e poltrone massaggianti. Così si trattano i dipendenti, vero Automoto.it? Facciamo anche noi la saletta, l'idromassaggio. Ho voluto per me e per i miei collaboratori un ambiente, come vedi, che fosse tra virgolette casalingo. Io non ho mai sopportato gli uffici grigi, lavorare deve essere un piacere. Si passa tanto tempo della propria vita al lavoro, conviviamo e condividiamo sia i successi che i momenti difficili. È ancora possibile fare industria anche in Italia in maniera innovativa e diversa dal solito. Qui, per esempio, la mente di tutto è ancora Marco De Virgilis. Tutte le idee partono da lui. Poi ovviamente condivide queste idee con il suo team di ricerca e sviluppo, che è formato anche da ingegneri del suono, ingegneri elettronici. Ma ora che l'ampli l'abbiamo costruito, la cassa è pronta, il basso è rifinito, serve qualcuno che sappia suonare a dovere tutto questo armamentario, e io ho trovato qualcuno di molto speciale. Ho passato tutta la vita a sentire persone che mi dicevano sogna, sogna, tanto alla fine non succede mai niente di quello che speri. Eppure questo non vale alla Mark Bass. Why do you choose Mark Bass sound? Well, the reason why I choose it because first time I got to try it, I tried this little mark in back then we used to have shops in 48th Street, and I tried this this little mark over there, and the sound was just very organic to me, you know, and suit my way of playing, you know, because I like there's many amps there, but I like particularly that trendless sound that came out of Mark Bass, and I'm glad we're keeping the same tradition till today. Entrando alla Mark Bass, qualcuno, non ricordo chi di preciso, mi ha detto: oggi ti faremo vedere la musica. E io ho pensato: ma che assurdità! Eppure adesso, che siamo alla fine del nostro viaggio, ho capito cosa intendeva
perché io oggi qui dentro la musica sono riuscito a vederla davvero e spero di essere riuscito a farla vedere un po' anche a voi. Adesso però ve lo devo chiedere, vi è piaciuta questa nuova puntata dei mezzi speciali e soprattutto ne vorreste vedere delle altre così strane, particolari e anche, perché no, lontane dal mondo dei motori? Se vi va, raccontatemelo nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, al prossimo video. Io rimango ancora un po' qui a vedere la musica. E ricordatevi che se abbiamo degli ampi gialli, belli, ma soprattutto che suonano da paura, è tutto merito loro. Grazie ragazzi! Grazie Matteo! Questa non sarebbe male. Questa qua è bella, eh. Ah, le corde, certo. E poi cos'è che devo prendere anche? Ah, già, il basso. Vero, vero. Questo qua blu mi piace. Mi sembra che più o meno tutto quello che mi serve... no, tracolla. Se no come faccio? Aspetta, va. Adesso tanto qua non c'è nessuno, è chiuso. E io me ne vado. Pagherò la prossima volta.